Ciao a tutti, E benvenuti a una nuova puntata di una Una tazzina tazzina veloce. veloce, il podcast di Italiano Espresso. Il mio gatto stava tirando giù la luce, uno dei miei due gatti, ma l'ho salvata senza neanche guardare. Di cosa Bravissimo. parliamo oggi, Francesca? Allora, oggi vogliamo parlare del cibo Mm. e del perché in particolare gli italiani si arrabbiano per il cibo. Già, perché per noi il cibo è una cosa molto molto seria e quindi ci sono alcune cose che magari gli stranieri fanno che non si rendono conto, per noi è molto offensivo, comunque un po' ci dà fastidio, magari non è che ci offendiamo, però meglio non farlo. Sì, Partiamo dai classici. ok, ce li potete dire voi questi secondo me. Il cappuccino, Non si beve dopo le 11, 11 di mattina, bene, ok? l'abbiamo Fino alle detto. 11.01 basta cappuccino. Perché il cappuccino, ve lo spiego semplicemente così magari, il cappuccino ha il latte e per noi italiani bere del latte nel pomeriggio, se non si è un bambino neonato che deve prendere il latte dal biberon, non si fa. Soprattutto alla fine di un pasto, perché abbiamo la pancia piena, non vogliamo mezzo litro di latte sopra il cibo, perché forse noi italiani digeriamo peggio il latte di Sì, voi stranieri, devo però ci dire fa proprio che disgusto vedere che bevete il cappuccino alle 7 di sera, cioè, boh. devo dire che alcuni italiani lo bevono con la merenda. Mm. Sì, sei molta Sì, fame, è sì, vero, sì, è sì. vero. Forse l'ho già detto questo, ma sì, O a non è pranzo, così. anche a pranzo, se uno non pranza, mia mamma a volte all'1 di pomeriggio fa una colazione tardi, perché magari non ha voglia di pranzare, beve un cappuccino, Mm, mangia un cornetto, una brioche e in questo modo ha pranzato. Allora lì è accettabile. mhm, Però io mi ricordo in Australia, quando mi hanno fatto una cena per salutarmi, ad esempio, siamo andati in un ristorante italiano molto buono e i miei colleghi alla fine del pasto hanno iniziato a ordinare e chi il caffè macchiato e chi il cappuccino e avevamo mangiato la pizza, cioè io ero veramente disgustato, cioè io ero pieno della la pizza, la birra, la Coca-Cola e loro ci bevevano dietro un cappuccino, cioè ma poi come fai ad andare a letto? mm. No, dopo le 11 Meglio di solo no. no, solo caffè espresso, Mhm. corto. Niente, il macchiato non vale perché il macchiato è il latte, solo espresso. Se volete essere veri italiani. No, non è vero, il macchiato lo prendono, ma non è... La gente lo la prende, gente la lo gente prende. lo prende. Quindi avete Mm. capito, questa era banale, era banale. Poi, altra regola sacra, Allora, niente formaggio sul pesce. no, Ma no. questa è una regola che, diciamo, anche gli chef infrangono molto spesso. Sì, beh, gli chef, quelli più famosi, magari che vogliono sperimentare, però normalmente... Sì, però ci sono alcune ricette in cui, ad esempio, ci sono i gamberetti e il formaggio, che io l'ho viste anche da account italiani. Che schifo, Mm-mm. che Sì. schifo. Diciamo che se questo errore lo fa un italiano, non succede Mm. niente. Se lo fa uno straniero, Ci sono le dovute eccezioni. C'è mm, un'eccezione, mi viene in la mente. pasta col La tonno. pasta col tonno. Sulla pasta col tonno è accettabile se hai meno di 8 anni, probabilmente mettere... Io a volte l'ho fatto. No, a me non piace. Ma Non mi piace, perché, non mi vabbè, piace. non è proprio, cioè, un pesce, tonno, voglio dire. Quindi mi raccomando, niente pesce sulla pasta. E questo succede spesso ai ristoranti, ci sono anche dei video comici o magari fatti apposta, in cui magari qualche turista in Italia chiede al cameriere il formaggio e ha appena ordinato la pasta allo scoglio o la pasta con i frutti di mare e Mhm, il cameriere gli dice no, non te lo porto, non ce lo devi mettere perché rovini, perché copri il sapore del pesce, perché non sta bene, il formaggio è un mhm. latticino, un po' come il cappuccino, no? Quindi no. Poi, Non sta molto bene insieme. Poi, mi viene in mente l'esempio in cui, ad esempio, qualcuno aveva fatto il ragù o i tortellini oh, con il pollo e no, questo ha suscitato un grande scandalo i ehm, tortellini vanno fatti con il manzo e il il maiale, maiale. però dicono che comunque in origine si facevano con quello che c'era, Sì, ok? non Quindi entriamo nel anche per dettaglio il di quello che pollo. trovavano da mettere nei tortellini, Esatto. perché probabilmente con la carestia di tanti anni fa, insomma. Però, mi raccomando, cioè, gli originali tortellini sono manzo e maiale, c'è tutto un mix da fare. E stessa cosa anche alcuni abbinamenti, secondo me, di sugo.
Perché ad Sì. esempio mi ricordo che c'erano alcuni ristoranti italiani quando vivevo a Melbourne, in Australia, in cui potevi scegliere il tipo di pasta e potevi scegliere il condimento. Però Mm, questo portava a avere, ad esempio, i tortellini col pesto. mm. Cioè, no, i tortellini vanno al Sì. ragù, i tortellini vanno alla panna, e il pesto va bene sugli spaghetti, sulle linguine, Mm. non sui, cioè, no, perché i tortellini hanno la carne col pesto, al limone. Sì, c'è da dire che alcune persone fanno i tortellini al ragù, anche in Italia, È, Ci è sono, socialmente accettato. sì, ci sono delle eccezioni. Secondo me le facciamo noi le eccezioni, no? Se ti piace. Mm. A volte è accettabile. O i tortellini con il sugo ai piselli, ho visto anche. Non lo so, personalmente non mi piacerebbe, ma alcune No. persone dicono che i tortellini alla panna sono Mm, mm, un mm. abominio, invece a me piacciono. Sì, ma quindi- anche proprio noi siamo anche molto severi sul tipo di pasta che si può utilizzare, cioè ci sono Mm, alcune cose che devi fare con la cosiddetta pasta lunga, quindi gli spaghetti, le linguine, e altri assolutamente con la pasta corta. sì. A volte non si può, cioè, Sì, è anche una è solo la forma. sì, è anche una questione di come il sugo si È amalgama vero, con la pasta è e vero. diventa, non so, prende il sapore meglio. Sì, è Ad esempio, vero. le tagliatelle sono molto meglio degli spaghetti per il ragù perché le tagliatelle sono ruvide, hanno una superficie molto È rugosa, vero. e quindi assorbono molto bene il ragù, e invece gli spaghetti come scivola il Mm. ragù, no? Infatti le tagliatelle si fanno praticamente solo al ragù Sì, o sì. ai funghi. Non Mm, fai le tagliatelle al pesto. sì, è vero, Non strano. esistono, avete mai sentito di tagliatelle al pesto? O tagliatelle al pomodoro o tagliatelle alla panna? Mm. Perché non esistono? Sì, gli spaghetti sono alla carbonara, non sono le Esatto, penne alla non sono le carbonara. penne alla Anche carbonara. se a casa, quando magari hai Non voglia di una dirlo, non dirlo, carbonara, ci ritirano la carta degli italiani, no, siamo ancora italiani, giuro. Se non abbiamo gli spaghetti in casa, abbiamo fatto qualche volta qualche, i maccheroni qualche alla volta, carbonara. sì, qualche volta fai con quello che hai in casa. Esatto, però sì, non abusare. Una cosa che secondo me un po' fastidio a noi italiani, anche, mi è capitato, è quando facciamo un regalo, che sia un regalo legato al mondo del cibo, della cucina, e non viene apprezzato. E ti racconto questo. Sono andato alla giornata mondiale della gioventù nel 2011 in Spagna e ognuno di noi doveva portare un regalo alla famiglia che lo ospitava e noi avevamo portato, visto che noi siamo originari di Modena, abbiamo portato una boccetta di aceto balsamico, che è una cosa molto seria, è una cosa apprezzata in tutto il mondo, c'è dietro una scienza, una storia, conoscerete l'aceto balsamico di Modena. E avevamo preso una varietà molto buona, cioè molto costosa, avevamo raccolto un po' di soldi da regalare a questa famiglia. E per noi era come presentargli un tesoro, no? Gliel'abbiamo data proprio. Loro l'hanno preso, l'hanno mezzo assaggiato su un po' di verdura, non mi ricordo, e poi grazie, grazie, l'hanno messo via. Questa è una cosa che per noi Sì, è un ho una storia sacrilegio. simile, ho una storia simile. Sono andata negli Stati Uniti, ho vissuto negli Stati Uniti per un anno e mi sono fatta mandare un pacco dall'Italia Oh. con un po' di cibo italiano, più o meno a gennaio, diciamo, ero arrivata a settembre, e con una bella fetta di parmigiano. Mm. E ho fatto il risotto alla parmigiana, buono, no? Buonissimo così, e poi ho lasciato il parmigiano in frigo. L'ho mangiato tutto io l'ho mangiato, non l'hanno mai toccato. Come? Cioè, questa cosa buonissima, non Sì, l'hanno proprio non apprezzata. l'hanno apprezzata. Infatti, perché forse è un gusto, il parmigiano non lo so, ma l'aceto è un gusto a cui noi siamo molto abituati, magari gli spagnoli sono abituati meno, però ci sono rimasto molto male perché si capiva che non gli piaceva, ecco, e quindi grazie, grazie mille. E invece la successiva edizione siamo andati in Polonia e io, memore del fatto che magari l'aceto balsamico poteva non piacere, abbiamo portato con l'altro ragazzo del nocino, che per chi non lo sapesse è un liquore fatto con le noci, ma è un liquore, ha una gradazione alcolica molto alta, saranno almeno 40-50 gradi. La mattina dopo lo portiamo, anche lì loro gli spieghiamo che è un liquore, ma questa famiglia polacca non parlava italiano e non parlava neanche inglese. Quindi ci facevamo un po' capire coi traduttori, con.
La mattina dopo la nonna di questa famiglia la vediamo un po' strana a colazione, la vediamo un po'. Aveva portato una bottiglia di questo, perché è un liquore che si fa in casa, l'aveva fatto il mio amico nella sua famiglia. La vedevamo un po' strana e questa nonna polacca ci dice: ma il vino che avete portato è bello pesante, è bello forte. Io ho detto: ma non è vino, è liquore. Ho detto: è vodka, vodka. Se ne era bevuta un bicchierone. Ne dovresti bere più o Sì, meno se ne una beve tazzina. come uno shot di vodka o come un whisky, no? Anche meno di whisky. Lei se n'era bevuto un grosso bicchiere, perché c'era il bicchiere sulla tavola, e quindi era ubriaca. Cioè ha bevuto, pensavo fosse un vino, ma si sente che è un liquore, poi fatto con le noci. Mm, Quindi insomma, a volte insomma, anche quello un po' ci sì, rimaniamo male, perché sì. va gustato, non è che ti bevi un bicchiere di un liquore, no? Volevo riflettere con te un po' sul perché Mm, anche ci offendiamo così tanto, perché è così importante per noi nella mm. cultura italiana. Secondo te? La mia teoria è che questa fa parte proprio della nostra identità nazionale, in qualche modo, cioè ci siamo creati una narrativa più o meno su il cibo italiano e quindi è come se uno attaccasse l'Italia, no? Quando attacca il nostro cibo o quando manca di rispetto al nostro cibo. Già. Perché noi non abbiamo un'identità nazionale molto forte, se ci pensi, Mhm. siamo abbastanza, però sul cibo e sul calcio, queste due cose, non siamo veramente terribili, quindi Pensiamo di essere i migliori del mondo sì, e forse lo siamo sul cibo, modestamente. modestamente. In più abbiamo anche una rivalità culinaria sul cibo, ad esempio con la Francia. Quindi Mm. noi dobbiamo sempre ricordare ai francesi che ma noi abbiamo il parmigiano, abbiamo la pasta, mentre loro sono molto forti sui formaggi, sul vino, Sì, e anche sull'alta esatto, cucina, la nouvelle l'innovazione, cuisine. l'innovazione in cucina, mentre noi siamo molto tradizionalisti, C'è questa molto, rivalità, molto. no? Mm, E abbiamo anche, secondo me, la convinzione che nel mondo non sappiano mangiare. mm, C'è un classico dell'italiano che va all'estero, torna e dice: ah, però lì si mangia malissimo, cioè mhm, veramente, meno male che adesso possiamo farci due tortellini. mm, Ci sono pochissimi paesi in cui secondo me non soffriamo troppo, che sono i mm, paesi più simili a noi, no? I paesi mediterranei, Mediterraneo, secondo me, quindi la Spagna, la Grecia. basta. La Spagna e la Mm. Grecia principalmente. Io quando vado in Spagna non sento tanto la mancanza della cucina italiana. Se invece viaggiamo in Nord Europa, alcune zone mitteleuropee, insomma lì sentiamo, torniamo a casa che abbiamo voglia di farci un bel piatto di pasta. Mhm. Perché non riusci? Cos'è? Ecco, quella è una domanda che ho per i nostri ascoltatori. Mm, Non è difficile mangiare come noi italiani, no? Ormai mm, in tutto il mondo trovate il pomodoro, la pasta, il parmigiano. mm. Cioè, a volte mi cosa mangiate voi? Dite, cioè, com'è vostro pasto normale? Perché per noi è fare una bruschetta, no? Che è semplice. Sì, Pane, o fare una olio. O pasta, fare è una pasta, veramente... inventarsi un sugo, per noi viene, anch'io che sono una capra in cucina, voglio dire, non sono bravo a cucinare, ma ce la faccio. Non è Voi uno come fate? stereotipo, cioè la pasta è veramente quello che fai quando non sai che altro fare in Italia, no? Esatto, quando non Mm, abbiamo niente in casa ci guardiamo e diciamo, vabbè, ci facciamo una pasta, perché anche solo aglio, olio e peperoncino, mhm. un po' di Sì, però pomodoro. secondo me anche noi italiani dobbiamo accettare che tutti non devono mangiare per forza come noi, no? Già, È vero che noi apprezziamo molto la nostra cucina, ma la gente può mangiare quello che vuole. Può anche bere il cappuccino non davanti a dopo me, pranzo. insomma, non davanti a noi, ma fate quello che volete, ognuno è libero. No, perché a volte la gente si offende o magari non Io non è capisce che il non mi perché. offendo, non mi offendo, dai, alla fine siamo buoni. Fatecelo sapere qual è il vostro pasto tipico e se ci sono dei tabù nella vostra cucina, cose che non vanno assolutamente fatte al vostro paese riguardo al cibo, così magari lo sappiamo e anche noi cerchiamo di essere rispettosi, non farvi arrabbiare. Bene, Bene, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi alla newsletter e al canale, ovviamente, mettere mi piace e tutto quanto e ci vediamo alla prossima puntata di una Una tazzina tazzina veloce. veloce. Ciao! Ciao!